da il filo, Sì? facciamo la maglia. Gli arrivava dai clienti i pezzi Sì? e li univano. Cioè, Certo. dobbiamo dare una risposta veloce, purtroppo. Purtroppo perché bisogna iniziare a lavorare. Esatto, purtroppo. Come fate a ingaggiare nuovi clienti, nuove firme? Nel 2010 ho detto perdo tutto. 33 minuti, un'impresa. È incredibile davvero. La strategia, i sacrifici, ma anche il genio nascosto dietro alle piccole e medie imprese più audaci e di ispirazione. 6 milioni e mezzo, 4 milioni di euro. 10 milioni. Benvenuti in una nuova puntata di Imprese. Veramente mi sento un eroe. Da un'idea di Manabi e Strategy News Agency, ogni settimana un intero documentario dedicato agli eroi che fanno grande il nostro paese. 60 milioni Vicini ai 4. 50 milioni. Perché fare azienda è una vera e propria impresa. Ascoli Piceno, Dubai, Rimini, Treviso, Genova. Per trovare nuovi spunti e ispirazione anche per la tua attività, iscriviti al canale per non perdere nemmeno un episodio. Ma ora torniamo all'impresa di oggi. Come vengono prodotti, ma soprattutto dove vengono prodotti i capi d'abbigliamento come la maglia che indosso dei grandi brand e delle grandi firme? Andiamolo a scoprire. Permesso. Buongiorno a tutti. Noi siamo quelli molesti. Buongiorno. Buon lavoro. Una volta io avevo tutta l'unità produttiva giù, una Ok. volta, fino all'anno scorso. Poi non ci stavamo più e Sì. qua sopra io avevo il negozio, lo spazio, gli uffici. Ok. Non ci stavamo più, allora ho buttato via. Riduci. Infatti ho ridotto lo spazio qua, gli uffici li ho eliminati Ok. e abbiamo messo le persone qua sopra che stanno un po' più comode. Certo. Quindi sono senza un vero e proprio ufficio. Quindi vuol dire che è un vantaggio in qualche modo. Sì, in qualche modo sì. Abbiamo Perché ottimizzato- vuol dire che stiamo effettivamente lavorando, Sì. stiamo crescendo, eccetera. Sì. Tessuti, teli, filati. Oggi ci addentreremo nel variegato mondo della moda e nello specifico ci occuperemo di maglieria. Scopriremo come questa azienda, nata negli anni '80, sia riuscita a svilupparsi grazie all'intuizione di Alessandro, fino a diventare un punto di riferimento per i grandi brand della moda internazionale. Alessandro ci accompagnerà in questo viaggio mostrandoci tutto il complesso ma affascinante flusso di lavorazione e ci spiegherà come la sua strategia di controllo dell'intero ciclo produttivo, dal filato al capo finito, sia risultata vincente e abbia posizionato l'azienda come una delle prime del settore. Non solo, Alessandro ci racconterà come sia riuscito a rinascere dalle ceneri della crisi del 2008 e quali sono i progetti futuri per vendere prodotti a marchio proprio direttamente al cliente finale. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamolo insieme. Click cos'è e quanto tempo fa nasce? È nata dai miei, Ok. ancora negli anni 80, quindi sono 44 anni. Sì? Loro facevano solo confezione, quindi gli arrivava dai clienti i pezzi Sì. e li univano. Confezione di abbigliamento, Confezione giusto? maglieria. Ok. Maglieria. Dopo sono finito la scuola io, purtroppo. Purtroppo perché bisogna iniziare a lavorare. Esatto, purtroppo. E vabbè, sono andato a lavorare su un maglificio a imparare. Sì. Sono rimasto là 2 anni e poi mi sono detto perché non uniamo quello che ho imparato io a quello che sanno fare i miei, e così è stato. Allora io mi sono occupato della parte della tessitura, quindi smacchinatura dei teli, ho preso 2 macchine e un po' alla volta ci siamo allargati, eravamo in affitto su un capannone, un paese qua vicino. Sì. Nel 2008 ci siamo spostati qua, l'abbiamo acquistato, abbiamo preso altre macchine e via. Cioè noi facciamo praticamente adesso tutto il ciclo produttivo della maglieria. Ci arriva un disegno dello stilista proprio buttato là su Sì. carta, abbiamo giù i programmatori che fanno il programma della maglia su richiesta, come i fili, intrecciano, i colori. Il programma via rete va alle macchine. Sì. C'è l'operatore di macchina che imposta i colori e tutto, fa i teli, poi passa di sopra, li confezioniamo, i vari pezzi vengono cuciti, attaccati, ok? Ripassa giù, li passiamo a manichino, controlliamo, laviamo, stiriamo e via. Quindi Spediamo. praticamente se io prendessi una maglia di questo tipo, questa da zero Da completamente zero, la producete da zero. qui.
Cioè, da il filo Sì? facciamo la maglia. Ma invece quando all'inizio hanno diciamo aperto e fondato l'azienda i tuoi, poi Allora- qual è stata la netta differenza proprio per renderlo comprensibile ai più? Una maglia mediamente formata da un telo davanti, da un telo dietro e da 2 maniche e da un colletto. No? Sì. Ok. Allora arrivavano questi teli già prodotti, già tessuti. Sì? Ok. E li cucivano assieme per formare la maglia. Poi gliela andavano a rimandare già al cliente, il cliente si arrangiava a lavarla, a stirarla, a spedirla. Ok. Invece noi abbiamo integrato tutto il ciclo produttivo, Ok. tutto. Quindi Quindi siete ripartiti praticamente dall'origine, dall'origine anticipando anche il pezzo che prima che veniva prima fatto da altri. e anche integrando il pezzo che veniva fatto dopo. Quindi proprio, cioè, se per assurdo uno viene qua e mi dice mi fai sta maglia qua, sì, perché possiamo fare Sì. tutto il ciclo. Quello che ci sta spiegando Alessandro in termini tecnici si definisce come integrazione verticale. Questo termine si riferisce a un sistema produttivo in cui l'intero processo viene svolto all'interno di una stessa impresa. L'integrazione verticale rappresenta una strategia efficace per l'acquisizione di nuovi clienti e offre numerosi vantaggi, tra cui un maggior controllo sulla qualità, una riduzione dei costi di produzione e una maggiore efficienza complessiva. Inoltre consente all'impresa di rispondere più rapidamente alle esigenze del mercato e di mantenere un controllo diretto su tutte le fasi della produzione, dalla materia prima al prodotto finito. Praticamente questo qua è l'ufficio programmazione, Sì. dove noi ci arriva, come ti dicevo prima, lo schizzo dallo stilista, Sì. ci dà una tabellina a misure e qua si divertono a mettere giù puntini, codici. Questi Ok? qua sono i vari pezzi, c'è il davanti destro, il davanti sinistro, il dietro e la manica. E questo qua è proprio la sagoma della maglia. Nella sagoma vengono inseriti tutti i codici, viene esplosa, processata e va passata in macchina. Adesso Andiamo. ti faccio vedere la macchina. Vai. Queste macchine qui che vediamo fanno i teli. I teli, bravissimo. Quindi fanno tutti quei pezzi che una volta arrivavano direttamente all'azienda di tuo padre. Bravissimo. Questo era il disegno che hai visto Sì. in macchina, in computer, Sì, passato su macchina che fa i vari teli. certo. Questi sono i vari... Questi qua sono i vari teli Perfetto. e poi viene confezionata la maglia, attaccati Fantastico. tutti i pezzi, attacchiamo la zip e il Bellissimo. prodotto finito. Questa qua è una maglia, Sì. sembra dipinta, invece è fatta con la tecnica del jacquard intarsio, di sola smacchinatura c'ha, mi sembra, 330 minuti. Quindi 6, 12, 12, 4, 6 ore per fare una maglia, solo a teli. Poi c'è tutta la confezione. Questa qua è un'altra tipologia di maglia che Sì. fa, vedi, fa davanti un colore, dietro Sì. un altro. Voi non potete toccare con mano, ma ha tanta roba. Questo ad esempio è, vedi, un intarsio. Sì. Sono come hai presente le tavole intarsiate dove Sì. c'era il disegno dentro. Questo qua è la stessa cosa. Qua c'è un colore, qua c'è un altro e vengono fatte direttamente dalla macchina. Questa ad esempio è la tipologia di macchine, quelle più fine, è proprio un Sì. filato sottile. Questa è praticamente quasi una t-shirt. Esatto, Come- questa qua sì, è proprio la finezza più fine che esista. E per andare all'estremo, Sì, estremizzare, questa è la finezza quella più grossa. certo. I teli che facciamo poi Sì. vengono tutti controllati a mano. Ho le Buongiorno. ragazze che controllano telo per telo se hanno rotture, lo sistemano, Sì. aggiustano. Però vedi, intravedi. Tanta roba. Sì, è veramente notevole. Alessandro mi sta mostrando segretamente il marchio del brand di quel prodotto e posso assicurarvi che si tratta di un prestigioso marchio dell'alta moda italiana, ma non posso rivelarlo perché violerei le clausole di riservatezza, cioè quegli accordi legali che tutelano informazioni sensibili limitandone la divulgazione e l'uso non autorizzato. Mantenere confidenziale l'identità dei clienti è pratica comune nel settore manifatturiero, soprattutto quando si tratta di grandi marchi, per vari motivi legali, competitivi e per preservare l'immagine aziendale. Lì
prestiriamo, quindi facciamo un prestiro ai teli Sì. con una macchina che ti faccio vedere. Sì. Praticamente questa qua, dal telo fatto, vedi che è tutto, Sì. tutto srotolato, ti faccio vedere una prova. Fantastico. Fantastico perché io stavo proprio pensando, ma con sto telo tutto arrotolato in questa maniera, come fa a stenderlo? Lo apre bene, Certo. e poi li impila. Fa tutto il pacchetto, questo qua va giù, adesso Certo. lo tolgo, Sì. e quando i teli sono belli aperti così, li passiamo di sopra. Buongiorno. Lui è mio papà. Ah, piacere, complimenti. Mi ha detto che è bello sul pezzo e che è qui a controllare. Sì, sempre a controllare, bisogna sempre controllare. Ci vuole l'occhio del vecchio. Fantastico. Abbiamo visto la parte di filatura, Esatto. tessitura. Programmazione. Tessitura. Vengono fuori quelli che in gergo voi chiamate teli, teli. che sono Pezzi. vulgarmente i pezzi, bravissimo. ok? Arrivano qui sopra per l'assemblaggio. Esatto. Ok. E qua attaccano la manica sul davanti, sulla schiena, gli attaccano il collo, dopo dipende se c'è una giacca, ci sono le liste. Mediamente quanto dura questo processo? Dipende dalla maglia, diciamo che una maglia semplice ci metti anche 20 minuti, una maglia complicata puoi metterci anche 2-3 ore. Quando fanno le cuciture, arriva la maglia qua, col filetto che viene fuori dalla cucitura. Ci sono anche questi qua? Che sono anche questi. Sì. E loro li fissano a mano, dopo li tagliano a filo. Le maglie quasi finite le passiamo nel luminoso. Allora, con la luce sotto, questo ti permette di vedere se ci sono difetti. Allora, loro le passano, controllano che dove ci sono tutte le calature che siano belle, che non ci siano altri fili. Certo. Come tutte queste robe qua dopo vanno tagliate, quindi le segnalano con un bollino e dopo le ripristinano. Fai così, vai dentro la manica, guarda tutte le cuciture sono perfette, poco, togli, e ora quelle buone le laviamo, quelle da ripristinare le ripristiniamo e poi vanno lavate. Allora, quella è lavatrice come quelle di casa praticamente, un po' più grande, ad acqua, con la sua asciugatrice. Quella è nuova, abbiamo presa l'anno scorso, è una lavatrice a idrocarburi, praticamente non utilizza l'acqua, utilizza un solvente che è l'idrocarburo. Il vantaggio di lavorare con quella anziché questa qual è? Nessun vantaggio, sono due metodi di lavaggio diversi. Ok. Quindi suppongo vadano per tessuti differenti. Tessuti, esatto. Ci sono dei tessuti che vanno lavati esclusivamente ad acqua, ci sono dei tessuti che vanno lavati esclusivamente a idrocarburi e ci sono dei tessuti tipo il cashmere che vanno lavati prima ai carburi e poi ad acqua. Quindi lavatrice, asciugatrice. Escono lavate, asciutte, le ricontrolliamo di nuovo al sul manichino luminoso per essere sicuri al 100%. Attacchiamo l'etichetta coppino dove c'è il marchio, l'etichetta del prezzo del cliente e le stiriamo. Allora abbiamo anche qua due tipologie di stiro. A mano, quindi la signora si mette i ferri per fare le misure e poi viene ripassata a ferro, il coperchio si abbassa e la pressa, o se no abbiamo un'altra tipologia di macchina che è semi-automatica, nel senso che tu metti la maglia, i ferri entrano in automatico, quindi hanno già predisposto le misure e da sotto parte il vapore, si assesta la maglia, quando la maglia è a posto si pigia un bottone, i ferri vanno via, la maglia parte e va sotto, piano si scaccia, la pressa, poi dopo la schiacciatura si alza, torna di là, viene asciugata dal vapore e impilata tipo quella là per i teli. Bellissimo. È solo che allora le differenze
Quella la usi quando hai piccole produzioni, Certo. in modo che non hai là da cambiare le misure. Certo. Questa la usi quando hai grosse produzioni, che non devi star a cambiare taglia ogni 3 secondi. Certo. E una volta che escono quindi dalla stiratura, Le pieghiamo in sacchetti, scatole e spediamo. avete il classico sacchetto Classico manuale o con il avete un marchio, busto- dipende ok. dal marchio, o Sì. magari c'è chi lo vuole neutro, Sì. cartellino, bustare, i bottoni, magari c'è il bottone di scorta, mettiamo dentro, scatole, facciamo i vari packaging e inviamo dove ci dicono di inviarle. E il processo Il è processo è finito. Il nostro core business è la firma, Maglieria Finita. Nei tempi morti facciamo una linea nostra e la vendiamo all'outlet. Certo. Però Quindi sì, nello spaccio io quello che trovo è prevalentemente quella che è la vostra linea. no, è solamente la nostra Solamente la vostra linea. Ma si può fare qualche nome di qualche firma per cui lavorate, eccetera, giusto per dare una comprensione migliore? Oppure, visto che è un mercato particolare... Allora, è un po' un mercato che però lavoriamo per le grosse firme francesi. Ok. Quindi vuol dire, giusto per dare anche un po' di comprensione a chi ci sta guardando, che normalmente quando io vado a comprare un capo di una grande firma, di un grande brand, eccetera, in un negozio, nella maggior parte dei casi quel capo di abbigliamento non è prodotto direttamente dal brand stesso, ma è prodotto da un'azienda come la vostra. Esatto, cioè i brand solitamente non producono mai, loro danno in subappalto le produzioni, Certo. loro hanno la rete vendita, il marketing, Certo. e tutto il resto. Dopo ci siamo noi che supportiamo e facciamo il lavoro sporco, tra virgolette. Ma oggi, proprio per il fatto di non poter, diciamo, raccontare determinate cose pubblicamente, come fate a ingaggiare nuovi clienti, nuove firme, eccetera, eccetera, anche per andare attivamente Ci verso di loro? conoscono, anche perché comunque le firme fanno una ricerca di mercato di Sì. chi sono i produttori, che ogni tanto vengono a fare degli audit, controllano, cioè stanno qua una giornata, controllano i fogli, controllano i documenti, controllano tutto, quindi loro hanno un loro database dove possono andare a pescare le varie aziende. Sì. Poi noi comunque lavoriamo molto col passaparola, magari uno che era un direttore su una firma va via, va da un'altra, ci chiama, quello molto un Ma grosso succede anche il riscontro. contrario, che va via un direttore con cui avevate costruito un rapporto per cui perdete quel cliente? No, non è mai successo, no, perché comunque adesso che fanno il ciclo produttivo così completo non ce ne sono tantissime in Italia, anche perché è difficile trovare personale, è difficile formarli, bisogna avere il coraggio e investire tanto. Quindi sì, non è così. In quanti siete oggi qui? E siamo una trentina, sì. Una trentina che devono essere sul pezzo, devono avere esperienza. Esperienza, agili, verticali, orizzontali, obliqui, cioè devono sapere fare tutto. Loro sono specializzati nei vari settori, cioè chi programma, chi è operatore delle macchine, chi confeziona, però se uno programma sa fare tutte tipologie di maglie. Se uno è un operatore mi controlla tutte le tipologie di macchine che abbiamo, lo stesso la confezione, chi confeziona deve sapere usare quella che cuce, quella che rifinisce, quella che taglia, quindi è un po' una mansione con varie competenze. Oggi che volume d'affari sviluppate più o meno? Come fatturato? Sì. Fatturato l'anno scorso abbiamo fatto 1,8 milioni. Ok, la maggior parte del vostro fatturato è proprio per le grandi firme. In percentuale quanto sarà rispetto 95%. Ok, come decidete che cosa realizzare in quel 5% che è a marchio vostro, con la vostra linea, eccetera, eccetera? Vediamo i modelli, vediamo le linee che vanno, i colori che vanno, facciamo anche noi dei piccoli campioni, li proviamo, vediamo come stanno addosso. Dopo se ci sembrano che vanno, facciamo una piccola produzione e le mettiamo. Diciamo che il discorso del 95%, 5% mi comincia a stare un po' stretto, nel senso che comunque è vero che la firma è bello lavorare,
però ti danno delle tempistiche che sono toste, Certo. quindi arrivare nei prossimi 5 anni avere un 70-30, quello Certo. mi piacerebbe. Poi soprattutto anche con le metodologie di pagamento all'italiana, con 30, 60, 90, 120, 180. Fatto al centro. Invece lavorare direttamente col pubblico finale Sì, ti garantisce un flusso di cassa più continuo, costante. sì, costante. Questa è una lavorazione, credo che non sia così semplice No. da realizzare No, no. in termini produttivi. No, è uncino fatto a mano. Questo è proprio fatto a mano. Quindi non è fatto con i macchinari a che mano. abbiamo visto prima A mano. passando. Quanto ci vuole a mano a realizzare un capo di questo tipo? Allora, a uncinetto, questo qua, noi ci mettiamo 1 giorno e mezzo, una persona. E quello lì è il prezzo che vedo? Sì. E come ci si sta? È un modello dell'anno scorso, Va quindi bene. lo svendiamo. Però sì, ne facciamo pochi perché comunque gli slot, cioè uno vede questo, un prezzo interessante, lo compra, magari mi compra uno che ci mettiamo 10 minuti a farlo, perché poi con le macchine è un'altra cosa. Cioè sono quei prezzi che ti aiutano a vendere, magari vendi un prodotto, ne vendi altri 3. Quella maglia splendidamente lavorata a mano è un classico esempio di prodotto civetta o di front-end. Venduto a un prezzo molto basso, spesso coprendo solo i costi o addirittura in perdita, serve per attirare i clienti. Il prodotto civetta serve per attirare l'interesse dei consumatori e poterli trasformare più facilmente da semplici interessati a clienti veri e propri, per poi indurli più facilmente all'acquisto di altri articoli più costosi o con maggior margine. Questa strategia, ampiamente adottata nella grande distribuzione, punta ad aumentare le vendite totali e promuovere tutta la gamma dei prodotti disponibili. E quando il cliente viene qua con le idee, noi dobbiamo metterle in atto in tempo zero. Cioè, Certo. dobbiamo dare una risposta veloce, super veloce. A volte ci mandano i disegni alla sera, la mattina siamo in grado di... La mattina no, però magari Non diciamo la mattina. nel pomeriggio siamo in grado di dargli il campione finito. E questo per loro è oro, perché comunque loro hanno l'idea, finché non la toccano, non ce l'hanno Certo. in mano, non capiscono se è una cosa vendibile, una cosa che affascina il pubblico o no. Certo. Quindi la vedono e ti dicono no, facciamo le modifiche, no, non mi piace, sì, bella, andiamo in produzione. Com'è stato il cambio generazionale? Mi sento molto fortunato perché nel momento in cui ho deciso di entrare, sia mio papà che mia mamma mi hanno detto vai, sbagli, azzi tuoi, ok? Non so se si può dire. Sì, come? Ok, sbagli, fatti una valanga, ok? Però siamo qua. Mi hanno lasciato prendere le mie decisioni, prendere i miei clienti, perdere quelli che avevano loro. Loro avevano la confezione. Sì. Sono entrato io, mi sono preso, ho fatto un finanziamento, mi sono preso 2 macchine e un computer, perché per programmare le macchine ci voleva il computer. Finanziamento perché i genitori hanno detto vuoi rischiare? Arrangiati. E ho cominciato da solo a farmi, io facevo i programmi, mi facevo la tessitura, me la controllavo e dopo quello che facevo io comunque me la confezionavano loro. Certo. A un certo punto ho visto che i clienti hanno cominciato a dirmi ma scusa, perché non fai tessitura e confezione, in modo che noi... Ti sta piacendo questa puntata? Senti che anche la tua impresa meriti un documentario come questo? Pensi di avere la storia e le qualità che servono per diventare il prossimo protagonista di Imprese? Allora clicca il link in descrizione e candida la tua azienda. Nel frattempo, torniamo alla puntata di oggi. Invece di dare il filo a un altro, fargli fare la tessitura, dopo portarlo da tuo papà a confezionare, lui la prende, la porta e ci do il filo, me la tessi, me la confezioni, me la rendi che è fatta, per noi è una rogna in meno. Ok, allora però non avevo la possibilità di produrre quello che mi chiedevano, perché con 2 macchine era fatica. Allora vai di finanziamento e ho preso altre 2. La tessitura e la confezione non bastavano più, mi chiedevano parti con la campionatura, quindi assumi un programmatore,
Poi, ma perché non mi lavi il campione finito? Allora prendi la lavatrice ad acqua. Ma perché non mi stiri la fine? Allora prendi il reparto stiro, cioè fai un reparto stiro. Per quello che qua siamo sempre più piccoli. In Italia c'è questa cosa che non ho mai capito se è un detto, una credenza, un proverbio, una statistica, un dato oggettivo che dice che la prima generazione costruisce, la seconda mantiene, la terza distrugge. Allora io ho 3 figli. C'è anche da dire che la prima costruisce, è vero, la prima era su un'epoca che era relativamente più facile. Certo. Okay? La seconda mantiene, io spero di farlo, però adesso è difficile lavorare. Perché c'è una marea, adesso lasciamo perdere i costi, è difficile, cioè, chiedono tempi stretti, consegne strette, chiedono oggi, lo vorrebbero già che fosse stato fatto la settimana prima, burocrazia, è quello che adesso non è piacevole. Da tutto quello che mi stai raccontando mi sembra che tu in questi 20 anni non è che hai semplicemente mantenuto come seconda generazione, no, è vero, ma hai fatto crescere. Spinto molto. Qual è stato il momento più difficile e impegnativo e che cosa hai messo in campo per superarlo? 2010, 11, 12, quei 3 anni là. C'è stata la crisi del 2008. Sì. Okay. La famosa crisi immobiliare che poi ha generato. Noi l'abbiamo sentita 2 anni dopo, il 2010. Ho detto, perdo tutto. Non c'era lavoro, non c'era, non c'era niente. Bloccato completamente tutto. Dovevo pagare gli stipendi e non ce la facevo. Avevo 3 figli piccoli ed era dura. Io non mi vergogno di dire che ho vissuto 2 anni con lo stipendio di mia moglie. Ho cercato di trovare nuovi clienti. All'epoca quanti collaboratori avevi? Eravamo una quindicina ancora. Che comunque ne ho ancora, che nel momento della difficoltà, posso dire, non mi hanno abbandonato. Tanta roba. Molto. Cosa ho pensato? Ho preso le macchine vecchie che avevo, le ho vendute, mi sono fatto un altro finanziamento e ho comprato quelle con la tecnologia migliore, che mi permettevano di fare altre cose, altre punti maglia, altri intarsi, una tecnologia nuova. Ho cominciato un'altra tipologia di cliente, più ricco, più pretenzioso. C'è stata la svolta. Dopo 2 o 3 anni c'è stata la svolta che abbiamo cercato, siamo riusciti a trovare un altro mercato che prima non lavoravamo per le firme. Certo. Non riuscivamo a fare quello che chiedevano con quello che avevamo. Dove hai trovato la forza per fare un passo del genere? Non lo so, ho detto o faccio o... comunque la situazione era o muoio subito o provo, forse ce la faccio, forse muoio tra 2 anni. Quindi ho detto cosa posso fare? Si prova. Ho sempre avuto comunque io questo coraggio di mettermi in gioco, di trovare nuovi, e soprattutto nei momenti più difficili. Qual è il suggerimento che ti senti di dare a un imprenditore che in questo momento magari si trova o in un momento di difficoltà oppure in un momento di una nuova sfida che ha voglia di affrontare perché o sta per aprire una nuova impresa o sta per lanciare una nuova linea, un nuovo prodotto? Aspetta, tra un istante arriviamo al consiglio che Alessandro si sente di dare a chiunque voglia fare impresa. Prima però, come sempre, cerchiamo di riassumere le lezioni più significative che abbiamo appreso da questa esperienza e che ci fanno affermare che sì, questa è un'impresa che ha generato una vera e propria impresa. 1. Capacità di rinnovare. Alessandro, dopo la sua esperienza in un altro maglificio, ha avuto l'intuizione di rinnovare l'azienda di famiglia, acquistando nuovi macchinari e implementando nuove lavorazioni fino a completare l'intero processo produttivo. 2. Agire. La capacità di agire in tempi brevi, anche quando le situazioni sono avverse, è una skill fondamentale per chiunque voglia fare impresa. Alessandro ha dimostrato di averla quando, durante un momento di forte crisi, ha deciso di investire su un futuro incerto. 3. La propensione al rischio. Fare impresa comporta prendersi dei rischi.
Per quanto si possano mitigare attraverso analisi approfondite, nessun imprenditore ha la sfera di cristallo con cui prevedere con anticipo guadagni o perdite. Fare impresa significa giocare una partita con competenza, pianificazione e strategia, ma soprattutto con coraggio. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti qui sotto quelli che avete trovato più interessanti e magari quelli che applicherete da domani nelle vostre attività. Nel frattempo, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete questa puntata, perché la settimana prossima ci sarà una puntata molto golosa. Ci occuperemo infatti di dolci e più nello specifico del tiramisù. Scopriremo un'azienda la cui missione è quella di portare l'originale tiramisù di Treviso, quello fatto in casa dalla nonna, in tutto il mondo. Tutto questo nella prossima puntata di Imprese. Ma ora torniamo al consiglio di Alessandro e noi ci rivediamo la settimana prossima. In primis i problemi vanno affrontati uno alla volta. Non possiamo pensare di avere 3 problemi e metterci là a risolvere. Con calma, uno alla volta, e soprattutto l'importante è avere per ogni problema almeno 2 soluzioni. Cioè, quando le soluzioni sono maggiori dei problemi, tu sei a posto. Puoi avere quanti problemi vuoi, però se le soluzioni sono maggiori siamo in paradiso. E quando senti di non avere soluzioni, qual è la tua Bisogna chiave? trovarle. Non ci sono, cioè non esiste, non ci sono soluzioni. Cioè non ci sono problemi senza soluzioni. È un matrimonio, non ci sono problemi senza soluzioni, non ci sono soluzioni senza problemi. E quindi vanno trovate E quindi vanno trovati a tutti i costi. Per entrare in contatto con voi, per conoscervi, eccetera, eccetera, sito internet che mi mettiamo qui sotto è www.clicksrl.it. Click, che è scritto con la doppia K e senza C di Como. Esatto. E tra un po' apriremo il nostro store multimediale che sarà miticostore.it. Alessandro, è stato un grande piacere. Piacere per me. Ancora. Grazie mille. Vi vedete per bene nel riflesso, E nessuno chiude il cancelletto? Si fa come quelli che abitano al Colosseo? Te l'ho detto che arrivavano molesti direttamente con le camere accese? Loro sono quelli brutti. Ok. Ma tu te ne devi fregare di loro. Qual è una zona un po' più carina dove possiamo iniziare a chiacchierare? Al contrario, quello sotto. Ah, c'hai ragione, va bene. Mi sono dimenticato un pezzo importante, saluto. Si può anche togliere questo, Ma magari ci mettiamo sopra un capo, sai? Così è uno che ti ha un po' più particolare. Vuoi lavorare qua? No, però sto rimettendo insieme i pezzi. Perché precedentemente avevo letto benvenuti a una nuova puntata di Imprese, ma Manabi non andava bene e quindi ho dovuto rifare il rifacimento.